E pensare soltanto, un barattolino così quanto tempo ti farà risparmiare, perché lo userai ovunque, sulla pizza, sulla pinza, sui condire, i primi, sulle bruschette, sugli antipasti, secondi, ovunque. Dopo aver raccolto i pomodori, li lascio 2 giorni sul tavolo nel modo che loro si maturano ancora di più. E se questo video inizia a piacerti, lasciami proprio adesso mi piace. Mentre tu ti nutri di queste informazioni, aiuti il mio canale a crescere di più e motivare a me di creare più contenuti per te. Ho lasciato i miei pomodorini 2 giorni sul tavolo, loro sono diventati molto più dolci e molto più maturi. Oggi condividerò con voi 3 metodi per fare questo sugo pronto. Primo metodo è quello di mettere tutti i pomodorini interi così come sono, con 3 spicchi di aglio, un po' di pepe, sale, aggiungiamo origano, olio di oliva e basilico. In forno a 220 gradi per circa 35 minuti. Tolti dal forno togliamo l'aglio, togliamo il basilico, le erbette che abbiamo messo e riempiamo i nostri barattoli con tutto il sughetto, con tutto il pomodorino intero. Intanto li lasciamo da parte e condivido con voi il secondo metodo. Prendiamo sempre i pomodorini e li tagliamo a metà. Vi dico qual è la differenza. Quando noi li tagliamo a metà e li mettiamo in forno a temperatura alta, i pomodorini si cuociono molto più velocemente, si arrostiscono di più e hanno un profumo molto più intenso, più saporito. Questo in base ai vostri gusti. Mettiamo sempre sale, origano, basilico, olio e aglio. Stessi condimenti che abbiamo usato sul primo. Questi tagliati a metà va benissimo anche per riempire o decorare i nostri antipasti monoporzione. Non sapevo se avevi pomodorini o pomodori, per cui vi faccio mostrare. Il terzo metodo con i pomodori. Prendiamo i pomodori grandi e li tagliamo a cubetti. Importante è che siano ben maturi, vedete se proprio si vedono belli rossi all'interno. Se sono verdi, mi raccomando, lasciateli un altro giorno sul tavolo in modo che questo pomodoro sia molto dolce, molto saporito, perché facciamo un sugo già pronto e non vogliamo in alcun modo che sia acido. Di nuovo sale, aglio, olio, basilico e origano. Questi pomodori in questo modo, fatti in questo modo, magari più per condire la pasta o ad esempio anche quando fate la pizzaiola, ecco, alla fine mettete questi pomodori così interi, sono molto con un profumo meraviglioso. Voi soltanto quando lo mettete in forno ve ne accorgerete, no? Del sapore che fa. E li porto in forno a 220 gradi per circa 40 o anche 45 minuti. Perché si sente l'origano, l'aglio, il pomodoro, il basilico fresco, buono.
faccio queste conserve e mi organizzo nel modo di riempire al massimo il mio forno. Ma questo è anche per un discorso di risparmio energetico. Ci organizziamo con 2, 3, 4 teli anche per metterli in forno. Ecco qua, chiudiamo bene. Prima ho messo i pomodorini piccoli, i barattolini più piccoli e adesso riempiamo i pomodori grandi che li abbiamo tagliati. Datemi retta ragazzi, è talmente buono, è talmente saporito. Voi quando fritte questo barattolo, anche freddo, che lui è freddo, vi viene così prendere il cucchiaio e mangiare, perché è la combinazione tra origano, tra questi pomodori. Dopodiché mettiamo a bagnomaria, proprio ricoperti così, con l'acqua per 15 minuti per sterilizzare. Adesso guardate, d'inverno, quando tornate da lavoro, se non avete tempo, io basta che prendo un barattolino, aggiungo 2 cucchiai di stracchino e lo metto in forno a scaldare. Condiamo i gnocchi, facciamo i spaghetti, le penne. Potete anche metterlo direttamente sul fuoco in un tegame. Io preferisco in forno, sarà per la comodità perché dopo io i gnocchi o la pasta metto direttamente in questa ciotola, per cui è anche più bello da servire. La pinza, basta mettere un po' di salsa di pomodoro, un po' di acciughe o tonno, mozzarella e questi pomodorini. Quando li mangiate, perché loro sono dolci, noi non abbiamo messo né zucchero né niente, loro quando li abbiamo messi in forno mi viene da definire, si restringono e sono molto più dolci, sono buoni, buoni, buoni. Basta mettere sulle bruschette. Cioè, voi non vi immaginate, anche sul pane così, messo un po' di pane con questi pomodorini sopra, bontà. Aggiungete magari dopo per condire quello che a voi piace o quello che piace ai vostri bambini. E portiamo questi sapori direttamente sul nostro tavolo per tutto l'anno. Vi immaginate d'inverno di fare un spaghetto così con questi pomodorini come che sono appena raccolti con la dolcezza? Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti al mio canale perché in futuro ti aspettano altre conservazioni con i pomodori, diversi modi, vi farò vedere la differenza, come è meglio e per cosa serve. Io intanto vi saluto, noi ci vediamo presto. Ciao ciao!